centeredness. And it means a center which is not coincident with the ego, but with the wholeness, with this wholeness. It is our wholeness, which I call the South. South is the term for wholeness. And I am not whole in my ego. My ego is a fragment of my personality. So you see, that the center of a mandala is not the ego, it is the whole personality. The center of the whole personality. And it plays a very great role in the East, for instance. But in the Middle Ages equally. And then it has been lost, it has been thought of as a mere sort of allegorical decorative motive, but as a matter of fact it is highly important and highly autonomous symbol that appears in dreams and so on, or in folklore. This is, one could easily say that the main archetype. I had a case that was an intelligent young woman. She was a student of philosophy, very good mind, where one could expect easily that she would see that I am not the parental authority. But she was utterly unable to get out of this delusion. And in such a case, one always has recourse to the dreams. It is just as if one would ask the unconscious, now what do you say to such a condition? You see, she says within the unconscious, of course I know you are not my father, but I just feel like that, it is like that, I depend upon you. And I say, now we will see what the unconscious says. Now the unconscious produced dreams in which I really assumed a very curious role. You know, she was the little infant, she was sitting on my knees, I held her in my arms, I was a very tender father to the little girl, you know. And the last dream of that series was, I cannot tell you all the dreams, was that it was out in nature. I stood in a field of wheat, an enormous field of wheat that was ripe for harvest. And I was a giant. And I held her in my arm like a baby. And the wind was blowing over that field of wheat. Now you know, when the wind is blowing over wheat field, these waves in the wheat field. Yes. And with these waves, I swayed like that, putting her as if it were to sleep, you know. And she felt as being in the arms of a god, of the Godhead. And I thought, now the harvest is ripe, and I must tell her. And I told her, you see, what you want and what you project into me, because you are not conscious of it, is you have the idea of a deity. You don't possess. Therefore you see it in me. That clicked. Because, you know, she had a rather intense religious education. Of course, it all vanished later on. And something disappeared from her world. The world became merely personal. And that religious conception of the world was non-existent, apparently. And so she suddenly became aware of an entirely heathenish image that comes fresh from the archetype. She had not the idea of a Christian God or of an Old Testament Yahweh. It was a heathenish God, you see, a God of nature, of vegetation. He was the wheat himself, he is the spirit of the wheat.
the spirit of the wind. And she was in the arms of that Newman. No. Now, that is the living experience of an archetype. Now, that made a tremendous impression upon that girl, and instantly it... Richard, non sono scappata, ma ho voluto andare da sola al mio ultimo incontro con Sabina. C'è una cosa che non ti ho detto. Il mio vero nome è Marie Franquin Spirrain. Sono nata in Francia, ma la mia famiglia viene dalla Russia, da dove i miei bisnonni sono fuggiti durante lo stalinismo. Da tanti anni volevo fare questo viaggio qui in Russia, sulle tracce di Sabina Spirrain. Quando sentirai questo messaggio ti chiederai se sono sua parente, visto che porto lo stesso cognome. Forse, ma non è così importante. Ciò che più conta è che io e Sabina ormai siamo diventate parenti strette nell'anima. La mia testa! Ho lasciato la mia testa nella carrozza! Non sappiamo davvero cosa fare, professore. Si comporta così da un anno ormai. Da quando la sorellina Irina è morta di polmonite. Sta peggiorando, di giorno in giorno. Siamo venuti fin qui dalla Russia. Abbiamo pensato che portandola qui, lei forse ci potrà aiutare. Non lo farò più. Davvero. Ve lo prometto. Non lo farò mai più, no, prego, mi creda, ma non rinchiudetemi qui, non voglio stare qui. No. 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 Brutto maiale schifoso! Dio, questa troia di togliermi le mani di dosso! Brutti bastardi! Caro angelo custode, mia madre e mio padre sono tornati in Russia, lasciandomi qui. Ho paura. Non voglio restare da sola. Smetterò di mangiare, così quando torneranno non troveranno altro che i miei vestiti e le mie scarpe. Mi dispiace solo che non sarò qui a vedere le loro facce. So che la mamma comincerà a piangere. Mi chiedo se piangerà anche mio padre o se resterà impassibile come al suo solito. Alla mamma lascerò le note di Tumba la laica, la mia canzone preferita. A mio padre invece non lascerò nulla. Cosa può crescere senza pioggia? Cosa può bruciare per interminabili anni? Una pietra può crescere senza pioggia, ma solo l'amore può bruciare per interminabili anni. Di Sabina sono state dette e scritte tante cose da quando è stata ricoverata in ospedale a Zurigo. Ma nessuno ha mai saputo nulla di quello che le è successo dopo il suo ritorno in Russia. Per questo sono venuta a Mosca. Per cercare di scoprire qualcosa sull'asilo bianco, la scuola dove è stata vista l'ultima volta. Mi sono spesso chiesta cosa ti abbia attratto della vicenda di Sabina. Certo, non avrei mai pensato che il nostro incontro dovesse cominciare proprio con un furto. Ci sono delle lepri nella mia stanza. Sono tutte nere e hanno lunghe orecchie come le pecore. Quando entro nel letto sono già lì ad aspettarmi. Non appena mi vedono cominciano a ridere e mi metto a urlare. Sono stanca, lasciatemi stare. Non mi va più di giocare.
Buongiorno, signorina Spirrain. Sono il dottor Jung. Il professor Bloyle mi ha nominato suo medico curante. No, non la forza. Vado via! Mi lasci morire! Ci lasci, grazie. Perché vuole morire? Perché sono cattiva. Non è una ragione sufficiente. Comunque, io sono qui per impedirglielo. Allora, secondo lei, chi di noi due vincerà, signorina Spirrain? Vorrei tentare una nuova cura con lei. Niente di costrittivo, niente docce gelate e non sarà incatenata al letto. Consisterà essenzialmente nel lasciarla parlare. Quello che le viene in mente. Lei parla e io ascolto. Posso dirle quello che fanno su Marte, allora? Ma certo. Che cosa fanno su Marte? Non fanno bambini. E perché? Perché nessuno fa l'amore su Marte. Lei come lo sa? Io ci sono stata. Vorrei esserci stato anch'io su Marte. Nessuno sta mai ad ascoltarmi quando racconto queste cose. Le piacciono i bambini, signorina Spirrain? Può dirmelo. Non abbia paura. Lei non può curarmi, dottore. E perché? Perché lei sta bene. E io invece no. E allora? Allora lei non può capirmi. Tutte le ragazze russe leggono giornali francesi? Excusez-moi, je n'ai pas le temps. Come, scusi? Mi lasci in pace, per favore. Guardi, non mi interessa se lei sia russa o francese. Il fatto è che lei è una ladra. Senta, il nome Sabina Spirrain le dice qualcosa per caso? Lo restituisca e basta. Mi chiamo Richard Fraser. Insegno storia all'Università di Glasgow. Credo che il documento che ha preso possa essermi utile. Potrei almeno dargli un'occhiata. Perché? Altrimenti va a denunciarmi? Lo sai che è un'idea. Perché non andiamo da qualche parte a bere qualcosa? Così ne parliamo. O alternative per caso? Sì. Tè o caffè? Senta, mi dispiace se sono stato un po' rude, ma io sono uno storico. Ogni volta che un documento viene sottratto agli archivi ufficiali, purtroppo è perso per sempre. Caro signor storico, guardi che qui in Russia, ogni volta che un documento è affidato agli archivi ufficiali, purtroppo è perso per sempre. Ok. Senta, sto facendo delle ricerche sull'ex Unione Sovietica e credo che il tema della psicanalisi sarebbe molto interessante. Avrei un'idea. Lei mi sembra una ragazza sveglia e tra l'altro conosce bene il russo. E a me serve un interprete. E vuole una ladra a lavorare per lei? Mi scusi, non volevo offenderla sul tram. Comunque può continuare le sue ricerche, si tratta soltanto di unire le forze. È un'idea carina. Ma la mia borsa di studio è piuttosto modesta e tra l'altro l'ho già consumata tutta. Devo ritornare a Parigi sabato. Non intendevo dire che deve lavorare gratis. Guardi che la pagherò. Quanto? Vitto e alloggio più $600 la settimana. Tumbala, tumbala, tumbala like a spiel. Canta benissimo.
personality. The whole self. The center of the whole personality. And it plays a very great role in the East, for instance. But in the Middle Ages equally. And then it has been lost, it has been thought of as a mere sort of allegorical, decorative motive. But as a matter of, she was a student of philosophy, very good mind, where one could expect easily that she would see that I am not the parental authority. But she was utterly unable to get out of this delusion. And in such a case, one always has recourse to the dreams. It is just as if one would ask centeredness. And it means a center which is not coincident with the ego, but with the wholeness, with this wholeness. It is our wholeness, which I call the self. Yeah. Self is the term for wholeness. And I am not whole in my ego. My ego is a fragment of my personality. Total self, yes. So you see, that the center of a mandala is not the ego, it is the fact, it is highly important and highly autonomous symbol that appears in dreams and so on, or in folklore. This is, one could easily say that the main archetype. I had a case that was an intelligent young woman. Asked the unconscious, now what do you say to such a condition? You see, she says within the unconscious, of course I know you are not my father, but I just feel like that, it is like that, I depend upon you. And I say, now we will see what the unconscious says. Now the unconscious produced dreams in which I really assumed a very curious role. You know, she was the little infant, she was sitting on my knees, I held